svegliati questa mattina col rumore del mare. Tutta la notte ci ha accompagnato, ma a noi non dà fastidio, quindi sostanzialmente ci sta anche bene. Guardate che bello. Questi sono i luoghi dove ci piace passare la notte e poterci risvegliare al mattino. E comunque vediamo che cosa fa Betty. Dov'è Bettina? Sono qua, mi sto sistemando. Buongiorno! Abbiamo trovato questo piccolo pueblo sulle pendici nord del monte di Anaga che si chiama Taborno. C'è una strada da 6 km in mezzo ai boschi di querce che ci permette di arrivare qua dalla Cruz de Anaga. Adesso andiamo a vedere com'è, perché c'è una piccola escursione per un picco, il picco di Taborno. Abbiamo appena parcheggiato il camper, la strada non è stata molto simpatica. Betty è sempre preoccupata di queste stradine. Non era larga, diciamo. Comunque adesso andiamo a fare 2 passi perché oltre qua non si può andare. 6 metri di lunghezza massima e 2 metri di larghezza, quindi non ci stiamo. Hai fatto casino finora, adesso stai zitta? Aspettava che la chiamassi. Esempio di foresta pluviale disegnata sul muro. Una micro cappelletto. Anche qui, come in buona parte dell'isola, ci sono le casas cuevas, cioè sono delle case scavate nella roccia. Ora facciamo questo sentiero che ci porta al picco di Taborno, che è quella montagna là di fronte. C'è questo sentiero un po' irregolare, su e giù, giù e su. Vediamo dove riusciamo ad arrivare. Dovremmo da lì avere una bella vista sul mare sottostante. Aiuto! Wow! Spettacolare! Capretta! Ciao! È piena di latte. È da mungere la capra. Questo sentiero veniva percorso dai campesigno, dagli aborigeni come li chiamavano, cioè quindi i primi popoli guanci che vivevano e che avevano edificato questo piccolo pueblo, prima ancora nell'arrivo degli spagnoli. Incredibili. Questo sentiero è sulla cresta di 2 barranchi maestosi qua sul parco di Anaga, veramente splendido, bellissimo. Il sentiero si fa sempre più ripido.
Jurassic Park. Madonna mia. Siamo su una cresta con barranco e mare da una parte e barranco giurassico dall'altra. Non ho parole per descrivere cosa ci stiamo godendo in questo momento. Comunque Mauro, è qui in cima a questa roccia, guardate sotto. Barranco strettissimo, oceano e altra montagna che porta al Pico de Tacorno. Cioè siamo in cima a questo picco, una montagna. Guardate cosa abbiamo attorno. Ora giriamo la camera, tutto attorno a noi. Ecco la Bettina che scende dalla collina. Si sta illuminando completamente con il sole, questi barranchi sono fantastici. Sì, il sentiero qui non è per niente bello, non è ben segnato, è proprio in mezzo alla vegetazione. Aiuto, bisogna farsi un po' spazio. Spettacolare qua, Il paesino di Taborno è là. E il Pico de Taborno dietro la Betty. Siamo un po'... Ma il sentiero è segnato bene qua, vero Mauro? Non si vede neanche il sentierino. Ora siamo in discesa, dobbiamo ritornare da Carletto, ci vorrà ancora un'oretta, però insomma. Insomma, discesa, salita, sì, discesa, salita. Poi si sale, poi si riscende, poi si risale e c'è l'ultima tirata finale. Ancora un'oretta, dai. Questo è il barranco di Afur, come indica qua.
pausa Ciringhito d'aria. Molto rustico come locale, ma carino. Baracchito e cerveza dorata. Il baracchito me l'ha fatto con la moca, che qua chiamano caffetera italiana. Ma ecco dove siamo con Carletto. Allora, la Bettina non voleva venire qui stamattina. Vabbè, bisogna dirle queste cose. Sì. Non voleva venire. Abbiamo fatto una delle escursioni a piedi più belle di tutto il parco della Naga. Sì, bella. Vero? Ammettilo. Ammetto. Non volevo venire, ma perché? Perché ho visto la strada che era stretta. Ma c'hai un driver meraviglioso, qual è il problema? Tranne il momento in cui abbiamo incrociato l'autobus, grande quanto noi, che non Più è grande, stato simpatico. l'autobus è più grande di noi. Non è stata simpatica. Però qui gli la cosa. autisti degli autobus sono gentilissimi. È tornato indietro su uno slargo, si è fermato, mi ha salutato e mi ha permesso di muovermi. E poi c'erano altre macchine che sono meno sveglie degli autobus. Comunque non sono problemi esti, non sono problemi. No, è solo il problema che avevo paura di non riuscire a passare facilmente e soprattutto non riuscire a girare il camper. Quindi, approvate l'escursione del Roque, De Taborno. Parco di Anaga. Qua nella montagna di Anaga si passa in pochi minuti dal sole estivo alla nebbia. Più che nebbia, queste sono nuvole che si fermano sulle alte montagne di Anaga. Siamo a 900 metri d'altezza, quindi le nubi oceaniche arrivano e si fermano qua lungo le pareti scoscese. Buongiorno a tutti, stamattina siamo qui, ci siamo svegliati qui a Santa Cruz, al solito parcheggio del Palmetto dove veniamo tutte le volte, e clamorosamente io sono venuto qui a chiedere due informazioni, gli ho parlato in spagnolo ma subito sgammato italiano, evidentemente l'accento è questo, e che abbiamo beccato un compaesano, Luigi. Buongiorno a tutti. Ciao Luigi. Che è qui, che dà un bellissimo servizio ufficialmente gratuito, poi a discrezione. Luigi, presentati pure. Allora, io sono Luigi, ho 63 anni, sono 13 anni che vivo in Tenerife e 24 in Spagna generalmente. Da 3 anni qua faccio questo tipo di servizio, diciamo a livello turistico soprattutto e anche locale. Comunico in 5 lingue, no? E quindi ho la possibilità di comunicare con tantissima gente. Spiego alla gente che il parcheggio è gratuito, però per il servizio che diamo, se vogliono lasciare qualche mancetta, è una cosa volontaria. E soprattutto dai consigli, Do dei indicazioni. consigli dove andare a mangiare, dove prendere un buon caffè. Per chi vuol trasferirsi in Spagna cerco di aiutarli per il tema della documentazione, tramite, come fare, come non fare, dove andare, no? Perché ormai conosco, diciamo, quasi tutto della città e anche dell'isola, perché ho vissuto in vari paesini. Quindi ci ha dato anche delle indicazioni a noi, perché comunque noi ormai restiamo qua per molti mesi all'anno e comunque l'intenzione è di proseguire la nostra permanenza qua alle isole. Quindi Luigi, servizio gratuito, carino, interessante per il Parc del Palmetto. Siamo di fianco all'auditorium, proprio nel centro cittadino, dove si possono posteggiare le macchine. E ci sono a fianco al giardino botanico, il Palmetum, praticamente ci sono delle piscine naturali di acqua di mare, sono comunali. Anche queste piscine sono state create dal nostro amico Cesar Manrique. Giusto? Giustissimo. Comunque, grazie Luigi, è Grazie stato un a voi. piacere conoscere. Grazie a voi per la visita. Sarai no? nei nostri video. E per il video. Quindi dai, lasciamo Carletto custodito a Palmetto. Speriamo. Speriamo. E andiamo a farci due passi in centro di Santa Cruz. Strada completamente vuota.
e finalmente riusciamo ad assaggiarsi per Sebes. Buono! Anche il gambas rojo non è niente male. Dopo 2 giorni passati a Santa Cruz lasciamo la capitale e scendiamo verso sud. Lasciamo un po' anche tutta la zona di Anaga e il nord in una giornata di grandissima calima. In questi giorni la calima è piuttosto pesante. C'è proprio questa sabbia e questa aria polverosa ovunque. Abbiamo dovuto lavare il camper perché dopo una giornata i pannelli e il tetto del camper erano completamente coperti di polvere, di sabbia, e quindi caricavano anche poco. Adesso comunque per allontanarci dalla calima stiamo cercando di salire. Siamo ormai quasi a Vilaflor, quindi oltre i 1000 metri già, e il cielo un pochino più nitido lo è, anche perché l'aria si sta facendo un po' pesante. La calimosa calima ci condiziona la vita. Dovrebbe essere l'ultimo giorno questo, speriamo. Allora, stanchi dalla calima, siamo venuti in montagna. Adesso siamo a circa 1500 metri, siamo a Vilaflor, in questa area ricreativa molto tranquilla. C'è un campo da calcio, ci stavano giocando dei ragazzi poco fa e guardate un po', adesso vi faccio vedere dove siamo per questa sera. Mauro sta sistemando le bici, le abbiamo appena tolte e qui siamo. Ci sono altri 2 camper e siamo proprio in mezzo alla pineta. Qui tra l'altro partono diversi sentieri a piedi. Ora vediamo cosa faremo. Abbiamo tolto le bici, quindi un giretto in bici ora ce lo facciamo, e abbiamo studiato anche un altro percorso un po' più lungo per domani. Temperatura molto calda per essere a 1500 metri, infatti sono in reggiseno in questo momento. Però sicuramente questa notte si abbassa e farà freschino. Comunque il posto davvero incantevole, silenzioso, si sentono solamente gli uccellini cantare e ci fermiamo ben volentieri qua. Qui siamo proprio di fianco al campo sportivo, il centro sportivo di Vilaflor. Questi abeti, veramente bello. Siamo a 1500 metri d'altezza. Carletto è proprio là in fondo, dietro Mauro. Lo vedete? Posto veramente bello. Adesso andiamo a vedere un po' di Vilaflor, vai. Sì. Vamos! Vai. Se non sbaglio è il paese più alto di Tenerife, giusto? Sì, in assoluto sì, il comune più alto di Tenerife e credo anche delle Canarie tutte.
Villa Flor de Chasna. Villa Flor de Chasna. Ed eccoci arrivati, rientrati, un giretto veloce, 9 km circa. Siamo andati a vedere Villa Flor, a farci un po' di giri, a mangiare un gelatino. Però il giro un po' più lungo ce lo facciamo domani. Quindi le bici le lasciamo legate qui e domattina andremo a fare un giro un po' più impegnativo. In mezzo al bosco. Bosco boscoso. Sempre generoso.